La tua reputazione è ciò che si dice di te quando non sei nella stanza. Applicando questo concetto al web, la tua reputazione sono tutti i contenuti online che parlano di te senza che tu lo sappia. Sapevi che grazie al web monitoring o social listening o in italiano l'ascolto della rete puoi tenere sotto controllo tutto quello che viene pubblicato su di te, sul tuo brand, sui tuoi concorrenti e più in generale sul tuo settore, anche se non sei menzionato direttamente? Ciao, siamo Caterina e Giovanni della Central Marketing Intelligence e il nostro lavoro è proprio aiutare le aziende ad avere sotto controllo le informazioni chiave sul loro brand e sul loro settore, online e non solo. In questo video scopriamo come mettere in campo una strategia di web listening e soprattutto come utilizzare in modo pratico le informazioni che puoi ricavare dall'ascolto della rete. Ma prima, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi video. Non puoi combattere ciò che non conosci. Oggi tutto cambia alla velocità della luce e la capacità di prendere decisioni efficaci passa proprio dalla lucidità, dalla chiarezza di sapere cosa sta succedendo attorno a te. Eppure molto spesso avere questa chiarezza è davvero difficile. Gli imprenditori con cui parliamo ci dicono continuamente che non riescono a stare dietro a tutto. Già, e se ci pensi bene, è paradossale. Viviamo nell'era dell'informazione. Ogni giorno si generano terabyte di dati. Pensa che nel 2025 saranno generati 180 zettabyte di dati, che sarebbero a un click di distanza da noi, o addirittura che potremmo chiedere a un assistente vocale o a un'intelligenza artificiale. Sono talmente tanti dati, le possibilità di informarsi sono così estese che si finisce per non farlo e per restare all'oscuro di tutto. In una situazione simile non è possibile prendere decisioni in modo consapevole e soprattutto non si è in grado di reagire qualora ci fossero problemi improvvisi. Potremmo davvero raccontarti tantissimi casi reali che viviamo tutti i giorni lavorando con aziende in oltre 100 settori e di tutte le dimensioni. Per citartene uno, pensa che qualche mese fa ci ha contattato un'azienda che produce carte plastificate e volevano che gli aiutassimo ad aumentare le vendite. Loro erano talmente sopraffatti dall'operatività quotidiana che non si erano nemmeno accorti che le normative europee e internazionali si stavano proprio muovendo per eliminare completamente la produzione dei loro prodotti. Monitorare la rete e i social media significa invece avere attivi dei veri e propri sistemi di tracciamento che filtrano il rumore di fondo e che ti inviano solo le informazioni fondamentali, quelle che non puoi fare a meno di sapere su ciò che viene detto, o meglio pubblicato, su un argomento di tuo interesse online. Stiamo parlando non solo di post sui social come Twitter, Instagram, TikTok, ma anche di articoli su giornali online, su blog, di recensioni, di commenti e così via. Per farlo esistono sistemi appositi, dei software professionali di ascolto della rete che ti aiutano a stare sempre sul pezzo. Se vuoi approfondire ne abbiamo già parlato in un video che trovi nel nostro canale. Questi strumenti professionali, grazie all'impostazione di query e di alert, ti notificano quotidianamente sui nuovi contenuti di tuo interesse, quelli che riguardano, la tua azienda, il tuo brand o più in generale il tuo settore. Ma la domanda a cui vogliamo rispondere oggi è: ma poi cosa te ne fai di tutte queste informazioni? Come puoi utilizzarle in modo efficace? Le modalità sono diverse, quindi vediamole insieme. Innanzitutto, prima di partire, devi capire quali sono le aree tematiche da mappare. Ricorda che, come sempre, la pianificazione è tutto. La qualità dei risultati che otterrai dipende proprio da che cosa metti sotto monitoraggio oggi, un po' come se stessi mettendo a fuoco la macchina fotografica oppure decidendo come angolare la tua webcam e quindi che cosa riprendere in tempo reale. Una volta avviato il monitoraggio, appena inizi a ricevere i primi contenuti, il nostro consiglio è quello di fermarsi e analizzarli attentamente. In particolare il nostro consiglio è di suddividere ogni contenuto, in macro categorie. Contenuti di brand, i contenuti che riguardano i brand dei tuoi concorrenti, i contenuti specifici e i contenuti, di contesto. Lo step successivo è definire quali azioni pratiche puoi fare su questi contenuti. Le principali azioni sono 5: reagire, amplificare, approfondire, salvare e mettersi ai ripari. Reagire significa che il contenuto che è stato individuato è estremamente rilevante per i tuoi interessi ed è quindi meglio rispondere subito dando un primo feedback.
Pensa ad esempio al caso di una recensione o un commento negativo che riguardano il tuo prodotto o il tuo brand. In quel caso intervieni prontamente proprio per provare a moderare o per risolvere il problema. Caso invece il commento fosse positivo, devi chiaramente ringraziare e valorizzare al meglio chi te lo ha lasciato. Se non si parla invece specificatamente di te, ma comunque il tema è di tua pertinenza, potresti ad esempio inserirti nella conversazione ed esprimere il tuo punto di vista. Amplificare quando scopri un tema, un contenuto sul tuo settore che può essere interessante per il tuo target e che, se condiviso sui tuoi canali, può mettere in risalto il tuo essere leader di pensiero, sempre sul pezzo ed esperto del tema. Ad esempio, quando scopriamo un report che mette in evidenza i vantaggi di utilizzare i big data per le aziende, lo ricondividiamo subito in quanto valorizza il nostro posizionamento. Tra l'altro, se vuoi approfondire questo tema, detto della content curation, trovi un video dedicato nel nostro canale. Devi approfondire quando ricevi un contenuto che sembra essere un'opportunità magari a cui non avevi mai pensato, oppure al contrario una minaccia rispetto allo status quo. Ad esempio, il Consiglio dei Ministri ha appena approvato in via definitiva il decreto legislativo che andava ad attuare una direttiva UE. Era la famosa legge Omnibus, che molto probabilmente impatterà direttamente sul commercio elettronico. Questa può essere sia un'opportunità per chi ovviamente lavora in modo etico e professionale, e si spera al contrario un dissuasore per chi invece si approccia all'e-commerce in modo così un po' improvvisato. In questo caso ovviamente non è un tema da amplificare immediatamente, ma prima dovrai approfondirlo e capire come integrarlo rispetto alla tua strategia e quindi decidere da che parte schierarti. Salvare il contenuto quando può essere interessante ma non richiede di reagire né di condividerlo immediatamente. L'obiettivo di salvare un contenuto deve essere quello di creare una sorta di conoscenza interna, una knowledge base condivisa con il tuo team per essere tutti allineati o per ritrovare articoli o post interessanti nel tempo. Ad esempio, se intercetti un articolo o una promozione di un tuo concorrente, non devi condividerlo all'esterno, ma puoi condividerlo internamente con chi si occupa di ads, salvartelo in una cartella in modo da poterlo ritrovare quando dovrai lanciare campagne simili, per evitare di replicarle uguali e per prendere spunto. Mettersi al riparo. Pensa che un nostro cliente, grazie al nostro monitoraggio, ha scoperto che il prodotto collegato in rete di un loro concorrente diretto è stato il punto d'ingresso per un attacco hacker. Il nostro cliente ovviamente ha organizzato subito una task force per capire se anche i loro prodotti fossero potenzialmente esposti allo stesso rischio. Visto che fortunatamente non era così, loro hanno potuto sfruttare la notizia per comunicare ai loro clienti le differenze con i prodotti della concorrenza. Queste 5 azioni possono ovviamente essere complementari, ovvero se amplifico posso anche salvare, se approfondisco posso anche poi mettermi al riparo e così via. Però l'importante è capire subito cosa fare quando scopro un nuovo segnale dal web, senza ignorarlo perché altrimenti era inutile riceverlo, ma massimizzandone l'impatto positivo. Per non perderti in mezzo a zettabyte di dati hai bisogno di una sorta di telegiornale che sia focalizzato su di te, sulla tua azienda e più in generale sul tuo settore. Ricevere in tempo reale le informazioni chiave, proprio quelle che possono davvero fare la differenza per te e quindi eliminare tutto il rumore di fondo, ti permetterà di cogliere nuove opportunità che tutti i tuoi concorrenti non riusciranno nemmeno a vedere. E tu quanto stai monitorando il tuo settore? Se hai domande su come fare, scrivicelo nei commenti. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Noi ci vediamo la prossima settimana e nel frattempo ricorda: Think Big Data.